Terza puntata, facciamo un breve recap. Bianca Mender-Jones giovedì mi ha mandato l'ordine per il lavoro, noi glielo abbiamo mandato nel fine settimana, più precisamente domenica, ma per lei fa data l'ordine del 17. Siccome sono 10 giorni di scadenza per i primi 5 capitoli, quindi per poter ottemperare all'ordine di lavoro, stamattina mi ha scritto a che punto siamo? Siamo già a 5 giorni, quindi, e io devo aver realizzato 5 capitoli. Dunque, in sostanza, Bianca ha ricevuto l'ordine dal mio agente. Il mio agente le ha chiesto che tipo di file vuoi, che formato, cioè esattamente come lo preferisci, perché nell'ordine non era specificato molto chiaramente. Ti faccio vedere l'ordine, questo è l'ordine di lavoro, purchase order, vedi, c'è un QQN 2025 1009, data 17 luglio 2025, considera che questa azienda ha aperto il sito intorno al 10 di luglio, prima non esisteva. Dice, ma io l'ho trovato, Zender. Sì, tu hai trovato questo, Zentril, che è l'Innovative Software Solution Business, che poi il sito non si può navigare, non si sa niente, perché anche questo è stato fatto con GoDaddy, e quando c'è questo Powered vuole dire che è stato fatto gratis, quindi potrebbe essere che anche la versione .com, Innovative Software Solution, sia una fregatura. Non ho indagato su questo, ma ho indagato su questo, che è quello da cui mi scrive, zentril.org, che non è una Innovative Software Solution, e dice, ma vabbè, uno deve iniziare prima o poi. Sì, indubbiamente deve iniziare. Ha fatto questo sito e mi racconta che loro fanno delle cose da un sacco di tempo. Cioè, se io vado su About, sotto trovo le persone, aspetta, dove cazzo era? Qui? Find a job, ti faccio vedere. Qui. Abbiamo questo ragazzo con la barba che si chiama Sarah Johnson from USA. John Smith, nome più... Andiamo a vedere chi c'è dentro, Find Talents. Hello? C'è qualcuno? Oh. Nessuno? Oh. Ok, c'è nessuno. Find Jobs. C'è qualche lavoro? Oh. Nessuno? Oh. Ok, capito. About, poi racconta di loro. Puoi contattarli, naturalmente c'è solo supportcentri.org, che è un numero di telefono che mi ha fatto sapere Bianca, perché gli ho detto, ma voi avete il sito, ma il numero di telefono non gli avevo chiesto di dove fosse questo numero. Ho detto, il numero di telefono è americano, perché rispondiamo a tutto il mondo da un unico punto. Va bene. Dove sono loro? Questa è la parte più bella. Mary Street al numero 22. Il numero 22 sta qua in mezzo, ma non esiste, capito? Perché se io vado qua, per esempio, guarda, vado avanti, questo è il numero 18, vado avanti ancora, 27. Ma come 27? No, dammi il numero 22, sarei qui. 27, vediamo se forse hanno una numerazione strana in Nuova Zelanda, perché questa è Street View in Nuova Zelanda, hai capito? Io sono andato a vedere 34 Downing Street, non è più questa, è questa qua, la via Mary Street, vedi che sembra uno di quei viali delle zone industriali, anche a Bologna ne abbiamo uno, cioè addirittura qui nel mio paesino. Che cos'è questa macchina? Fa vedere. Ehi là, ok, capito? Tutto il mondo è paese, vedi, sembra di essere, uno va in Nuova Zelanda, dice, sono andato in Nuova Zelanda, se andavi alla fiera a Bologna era la stessa cosa, cambiavano le insegne, ma alla fine c'è sempre la stessa gente che va in giro, c'è quello lì che sta, ma quello lì è stato messo lì, no, è lui, mentre passava la macchina sta facendo le pulizie, sembrava sempre fermo. Non c'è il numero 22, cioè vedi, siamo al numero 8, forse hanno sbagliato l'indirizzo, questo è ancora Mary Street numero 8, non c'è il numero 22, siamo in fondo a Mary Street e io non trovo, c'è la J.A. Russell Ltd. Se questo è il numero 18, il 22 deve stare tra il 18 e il 27, che poi non capisco perché passa dal 18 al 27, dovrebbero starci i numeri pari qui, ma può darsi che in Nuova Zelanda non abbiano numeri pari da una parte e numeri dispari dall'altra, ma se ne freghino altamente. Comunque questa azienda qui in mezzo non c'è, cioè, a meno che non sia dentro a quei cassonetti là, può essere, ci sono dei cosi, dei container, potrebbe anche essere, ma è un'altra strada quella, capito? Non c'è, non si trova l'indirizzo, non c'è, è una strada qui in mezzo, è una strada così. Bianca Mender-Jones vive sulla strada, è una ragazza, sono una ragazza di strada, che cerca sempre l'America. Puoi andare un po' più avanti con questa freccia oppure devo chiedere il permesso a Santo Zentril? C'è una macchina che volta, che va giù di qua e poi non c'è più la macchina perché è andata da qualche altra parte, forse l'ha rapita
Bianca Mendari. Comunque io adesso devo mandargli i file, quindi devo prendere il mio progetto che avevo realizzato. Ok, guarda, facciamo così, questa qua li prendiamo così come sono e li cacciamo qua dentro. Questo dovrebbe sostituirmeli tutti, vediamo se lo fa. In MP3 lo fa regolarmente. Bellissimo, ok, quindi posso cancellare gli MP3 e mi tengo i file WAV. Bianca, ecco qua che mi ha risposto. Però perché le avevo detto Bianca, mettici anche Pasquale. I hope to Stage 2 Delivery Chapters, Remaining Chapters and Full Community. Qui non c'è scritto esattamente entro quando, ma facciamo finta che sia il 22 di agosto la scadenza dei 2260, ma le prime 2000 sterline me le devi già pagare, ok? Me le devi già pagare. Beh, fantastico, se tu me le devi già pagare, allora a questo punto io ti dico, se c'è un link e non riesci a farlo, facciamo così allora, Command X, togliamo via il link. Quanto rompi il cazzo, ci vuole mezz'ora, basterebbe imparare a scriverlo. Oh, dear Bianca, can I trust a productive weekend? I trust you had a productive weekend. I've completed the first chapters of the voiceover schedule. You can access to the audio files via share. Vabbè, dai, inserisci, che sicuramente è scritto meglio di come l'ho scritto io. Che proprio l'ho scritto. Devo prendermi un caffè come minimo. Siamo mica qui a togliere le macchie ai giaguari, noi, okay. Noi siamo andati, abbiamo fatto tutto, io gli ho mandato i file. 5 capitoli registrati, pronti. Oh, quei capitoli lì non sono fatti con la mia voce, li ho fatti con la voce artificiale. Video precedente te l'ho fatto vedere, però forse non ti ho fatto vedere tutto il passaggio, ma sono andato su Eleven Labs e poi ho usato gli account gratuiti. Siccome c'erano 10.000 caratteri utilizzabili, ho fatto l'inizio e la fine di tutti e 5 capitoli e poi ho incollato in mezzo e gli ho fatto anche dire delle parolacce, qualche volta, giusto per vedere se le scoprono. Magari, ma tanto non si accorgono neanche loro, che tanto non te ne sei accorto neanche tu che non è la mia voce, è la voce di un altro, è la voce di uno che ha la voce profonda così, è clonata ed è sintetica su Eleven Labs, capisci? Non te ne sei accorto tu? Secondo te se ne accorge questa qui che è in giro per truffare. Lei vuole solo vedere che ci sono i file, che io abbia lavorato sul serio, non stia cercando di fregare lei, perché lei sa che la gente può fregare la gente, perché questa è gente che va in giro a fregare gli altri. Vabbè, comunque gli ho scritto una mail. Quando avrai pagato il primo ti manderò la seconda parte e adesso lo invio e poi vediamo cosa succede. Ok, mi ha appena risposto, nuovo messaggio, mostra. Dear Paolo Baez, thank you for submitting the files and apologize for the delay reply on your message. I had infortunately landed my spam folder. Ma dai, cazzo, io ero finito nella tua... Che poi scusa, quale messaggio non avevi ricevuto? Fammi vedere. Trust a productive weekend. Ma no, se ti ho appena scritto, che cacchio dici? They are currently under review and I will provide you with an update. Ok, quindi adesso i file che ho mandato, che si trovano qui, ti faccio vedere. Eccoli qua, questa, vedi, tutta questa roba qui, potrebbero essere in revisione, anzi sono in revisione, sono dei WAV, quindi dovrebbe scaricarli oppure sentirli direttamente da qui. Si sentono da qui? Sì, dovrebbero sentire, guarda, sono piccoli pionieri verdi tra i paesaggi umidi e rocciosi. Sì, una nuova svolta evolutiva era in arrivo. Questa innovazione solari svilupparono l'eredità delle felci e delle piante. Cioè, quindi lei probabilmente potrebbe ascoltarli in questo modo. Se li ascolta in questo modo, sempre perché poi vai alla fine e qui c'è la fine, c'è proprio la fine. La terra. E questo è il finale. Da piccole spore a foreste imponenti, le piante vascolari hanno rimodellato il pianeta. Influenzando. È fantastico. C'è anche genere sottotitoli. No, che dopo si vedono le parolacce che ho detto, cioè che gli ho fatto dire che l'ha detto lui, capito? E adesso non ci resta che aspettare 24 ore per la revisione di questi primi 5 capitoli. Allora, qui potremo capire meglio se farà ascoltare i capitoli a qualcuno oppure no. Siccome ha mandato questo file a tutti, bianchi, neri, rossi e gialli, non gli è fregato niente, siccome non ha sicuramente sentito la mia voce, quindi io gli ho risposto, quello che le interessava è che io dimostrassi di avere fatto il lavoro,
lascerà passare 24 ore esattamente come io ho lasciato passare 24 ore per, diciamo, generare fiducia. Sì, non è che ti butto lì a roba, cioè, l'ho preparata subito con un'intelligenza artificiale. No, io ho fatto il mio lavoro e tu farai finta di fare il tuo lavoro, cara Bianca Mender Jones. Quindi il prossimo passo è che nel prossimo passaggio probabilmente andremo più nel profondo di questa truffa, riusciremo forse a capire come svolgerà il suo lavoro di truffatrice, cioè attraverso che mezzi tenterà di fotterci un po' di soldi. Può darsi che per questo ci voglia qualche giorno in più, perché probabilmente domani mi dice che mi paga, poi bisogna lasciare passare un giorno affinché io magari aspetti di ricevere soldi da qualche parte, non so dove, ma non li manderà di sicuro. Io sono molto convinto che lei non mandi nessun soldo. Penso che lei mi manderà un account dalle isole Cayman, da questa banca, o mi farà entrare in questa banca con un account e dirà: ecco, preleverai i soldi da qui. Potrebbe dire che, date le regole europee, non può pagarmi su una banca europea, quindi mi ha aperto un conto nella banca tal dei tali, ma da lì io potrò prelevare i soldi. E poi lì scatterà la trappola vera e propria, che potrebbe essere quella di chiedermi di attivare il conto attraverso un piccolo pagamento. L'alternativa, e qui si aprono le scommesse, è che lei dica: guarda, per riuscire a mandarti i soldi devi pagare una tassa di importazione delle sterline, capito? Poi magari non ci casca e paga, poi sono $100, 100 sterline, 100 euro, ti manda un conto su cui fare questo versamento e dopo poi ti arriva il primo pagamento. Io credo che non si arrivi neanche alla seconda parte del lavoro, perché te l'ha promesso, ma ti farà mai vedere un ghello, ma figurati una sterlina. Tu non ci crederai, ma mi è arrivato il pagamento. È assolutamente fasullo, è una delle più grandi fesserie della terra, ma ce l'ho qui sul telefonino. Nel prossimo video ti faccio vedere il seguito della storia con tanto di pagamento di 2.006,19 sterline.